Ma tu sei di casa ormai qua, praticamente. Vieni sempre. Spessissimo. Qua però non c'ero mai venuta. In Questa questo saletta. studio è speciale, ormai è la 4ª puntata, però è nuovo. Si vede, si vede. Ma partiamo. Come nasce la tua passione per l'Inter? Allora, come nasce la mia passione per l'Inter? Guarda, in realtà la risposta è molto banale. La famiglia. Sono nata in una famiglia con un papà molto interista e anche uno zio molto interista, e quindi tutta una squadra di cugini, tutti maschi, tutti interisti. E quindi è stato inevitabile, che poi non è così inevitabile, perché in realtà conosco tante famiglie dove accadono incroci strani. Sì, non è scontato. no- Mio fratello ti fa Roma, ad esempio. Mia quindi mamma immagina, Mia mamma Juve, cioè vabbè. Però lì vedi, tuo papà interista ha conosciuto la Juve, Certo, era difficile cambiarlo. certo. Quindi... No, esatto, esattamente. Sì, però noi potevamo venire tutti È juventini. vero, quello è vero. No, però papà ci portava allo stadio. E poi si respirava tanto questa cosa con lo zio e i cugini della domenica, la pizza, la partita e tutto quanto. E quindi, insomma, secondo me non poteva andare altrimenti, ecco, non potevo non Se no, essere come dico sempre io, se non fossi stata interista a casa non mangiavo. esatto, Quindi per bravissima, forza. uguale. E il tuo idolo da piccolo era Materazzi? Sì. Avevi anche il poster in camera? Sì, lo è ancora, infatti tutte le volte che ci incontriamo, perché poi adesso che insomma ho avuto questa fortuna di poter incontrare la società più da vicino, no? Ho iniziato anche a incontrare i giocatori da vicino, e quando incontro Marco c'è sempre questa cosa che mi ci relaziono come, insomma, tra adulti, diciamo, però poi c'è una parte di me ancora bambina che lo vede come idolo, quindi ogni tanto gli dico scusa se ti fisso, non voglio fissarti, però veramente c'è... I pensieri tornano al poster in cameretta. Sì, ho il suo poster, è vero. Beh, e che emozione ti ha dato crescendo appunto dalla passione da bambina per l'Inter ad avere questo rapporto così vicino anche con i giocatori? Poi? No, è forte, cioè adesso ti dico una cosa che insomma qualche mio collega forse storcerà il naso, cioè per me è quasi più emozionante incontrare i giocatori che incontrare attori famosi che magari quando... Beh, la passione poi Sì, è dentro, perché ci sono proprio cresciuta, cioè li ho visti in campo, li ho tifati, ho pianto, ho riso, e quindi poi vederli dal vivo è qualcosa di molto molto emozionante. Quindi ti dà più emozione un giocatore che un attore, nonostante sia quella la tua professione? Sì, più che altro, ma veramente non è per... Cioè, non tolgo nulla a nessuno, ma sì, sono è anche una due questione... paragoni forse diversi. Esattamente. È che io per lo sport ho una passione, cioè mi si accende qualcosa di molto forte, e quindi chiaramente incontrare un atleta per me è fortissimo, perché ho una stima incredibile per quello che poi fanno. Così come gli attori, però l'atleta per me ha qualcosa di davvero speciale. È un mondo un po' diverso. Sì, però, è un mondo un po' diverso. nonostante i tuoi impegni, il lavoro, 1000 cose, riesci a trovare il tempo per venire anche a San Siro spesso? Certo, sì. Ultimamente meno del solito, perché appunto poi la fortuna vuole che sia impegnata su delle serie TV in questo momento, anche per altre piattaforme, e diciamo adesso va molto questa lunga serialità, no? Più che girare i film. Però sono impegni molto belli, ma lunghi, no? A lungo termine, e quindi questo ti incasina un po' i weekend, quindi mentre Certo. prima riuscivo a organizzarmi un po' di più, quest'anno per fortuna riesco a organizzarmi un po' meno. Chiaramente non perdo una partita, anche durante le riprese il telefonino sì, piccolino, assolutamente non esiste per perdere 2 una ore non ci sei. No, ci devo essere, però ce l'ho di sottofondo. Brava. Sì, sempre. E oltre ad essere una passione è anche un po' il tuo lavoro adesso, l'Inter, perché fai tante attività e sei stata scelta come volto per il nuovo logo nel 2021. Sì, io non riesco a vederlo come un lavoro, perché è talmente per me un momento di... Per me è un momento di svago bello, cioè non riesco a vederlo come un impegno, però sicuramente il rapporto con questa società sta iniziando a consolidarsi, cioè è una bellissima cosa. Io resto comunque sempre una fan, una tifosa e un'appassionata, ecco, questo... Però è una grandissima soddisfazione. Beh, caspita, tantissimo, sì. Mi sento tanto tanto fortunata quando posso poi
avere accesso magari a delle cose che prima non avrei mai Certo. immaginato di poter vedere dal vivo, quindi mi sento fortunatissima, molto privilegiata. E dell'Inter di oggi chi ammiri di più? Qual è il giocatore più di tutti che ti dà emozioni? È molto difficile scegliere perché ho la mia passione per tutti i ragazzi, quindi è molto difficile fare una classifica. Ti direi forse che i ragazzi che sento, cioè con cui empatizzo di più, sono sicuramente Nicolò Barella, forse anche per il numero 23 che per me ormai è una fissazione. No, scherzo, anche proprio come giocatore è un ragazzo che sento, non lo so, lo sento molto... Anche perché si vede che dà sempre tutto, quindi Sì, trasmette sì, tanto. cioè lo sento molto nelle viscere quando gioca. Çalhanoğlu è un altro giocatore con cui mi emoziono parecchio, e poi Federico, assolutamente. Lui è proprio il cuore. Sì, lui è il cuore, veramente, quando corre, lo vedi proprio che corre per noi, quindi, È vero. quindi anche Di Marco. Poi sì, quando hai una squadra che vedi che dà tutto, che vince, che trasmette emozioni, è difficile anche non amare un singolo giocatore, li ami tutti come squadra tutti. e Sì, basta. sì. Oltre alla passione per il calcio, la passione per la recitazione. È Sì. vero che è nata un po' per caso? Sì, infatti, cioè, passione per la recitazione adesso sì, i primi tempi in realtà quello era veramente solo un lavoro, nel senso che è una cosa che mi è successa 12 anni fa, non era prevista, non era nei miei piani, ci sono come un po' inciampata, nel senso che è avvenuta per caso. Sono stata fermata, vuoi fare un provino, ok, e poi è diventato il mio lavoro. Però io, che cerco sempre di essere onesta, ammetto che non era la mia passione quella della Ok. recitazione. Io in quel momento mi stavo laureando in filosofia, mi sono laureata durante le riprese e avrei fatto tutt'altro. Io volevo lavorare nel mondo delle neuroscienze o delle risorse umane. Non sapevo neanche di saper stare su un set e di avere questa capacità che poi, bravura non bravura, quello poi è talmente soggettivo, però riuscire comunque a portare a termine un film. E questo mi fa riflettere tanto su quante cose non sappiamo di È noi vero. e quanto veramente una vita non basti. Secondo me tutti noi abbiamo dei talenti nascosti che però è difficile, purtroppo non basta appunto una vita per tirarli fuori. Magari tu... Perché magari manca l'occasione giusta per poterlo fare. Esatto, cioè tu oltre, vabbè, ad essere bravissima in tutto quello che fai, magari hai un talento di cui non hai un'idea, di cui potresti essere campionessa del mondo, capito? È vero. E però non Però non ne lo siamo sai. consapevoli, non lo sappiamo. Io, la vita mi ci ha fatto inciampare e quindi adesso, dopo tanti anni dove ho fatto anche un po' pace con questo lavoro, perché se non lo vuoi fare all'inizio non è facilissimo. È Cioè, pesante. guarda, più che pesante, sei catapultato in un ruolo che se non lo desideravi tanto è un po' complesso, nel senso Ok. che cioè fare l'attore devi mettere tanto di te stesso, c'è anche una dose di egoreferenzialità molto forte che non faceva parte del mio carattere. Però siccome è un lavoro bellissimo, divertentissimo, io ogni volta sono un personaggio diverso. Ieri mi stavano sparando addosso, per farti capire, cioè Sì. cose assurde. Quindi adesso posso dire che oltre che essere il mio lavoro che io eseguo, è anche una passione, qualcosa che mi rende felice. Che è cresciuta. Sì. E qual è stato però il momento in cui hai capito che volevi o potevi fare questo nella tua vita? Quando i pensieri, diciamo, perché poi ho avuto anche la sindrome dell'impostore, chiaramente, cioè non avendolo cercato, avendo visto poi una volta che ho iniziato a lavorare, quante persone studiano una vita per riuscire ad arrivare a fare quello che sto facendo io, con talenti incredibili, ma a volte purtroppo manca questo fattore a cui non sappiamo dare un nome, e che quindi non sono riusciti ad arrivare all'obiettivo che volevano. Più volte ho detto: perché io sono riuscita ad entrare subito a un livello già avanzato di questo lavoro, perché io fortunatamente da quando ho iniziato non ho mai smesso di lavorare. Questo è un mestiere dove non sempre si lavora, a volte Sì, si sta è fermi vero. parcheggiati, cioè è molto precario come lavoro. Però superata quella sindrome e io ho iniziato a capire che sarebbe stato il mio lavoro quando ho iniziato a tenerci a fare bene le scene, cioè non solo a eseguirle, perché eseguirle l'ho sempre Sì. fatto,
ma metterci tanto anche del mio. Lì ho detto, vabbè, allora questo vuol dire che è proprio il mio lavoro. E qual è stato il film della svolta? Guarda, è difficile da dire perché è stato un processo un po' lungo, quindi è più di uno, però forse un film che è uscito recentemente che si chiama Fatti vedere, che è un film ricorda molto Mrs. Doubtfire, quindi io ho questa dualità del mio personaggio che si trasforma poi in una donna di 80 anni, e quindi c'è questa cosa di aver fatto contemporaneamente la trentenne e l'ottantenne con tutto un lavoro di trucco, di cambio di modo di parlare, di camminare. Lì ho sentito, quindi un lavoro impegnativo, nel senso che quello non si può improvvisare. E l'impegno che ci ho messo mi ha fatto capire che allora ci tengo e che è la mia passione. E quanto è difficile in uno stesso film avere due ruoli così opposti? Cioè, che lavoro c'è su te stessa per riuscire a fare questo switch immediato? Allora, guarda, io ti confesso che rispetto magari ad altri colleghi è molto soggettivo il lavoro, perché non è uguale per tutti. Ci sono colleghi che fanno dei grossissimi lavori sulla propria interiorità, sulla propria anima, e che tutte cose che si portano dentro anche poi una sorta di stato di sofferenza e di no? Questo dark side degli attori, che tra l'altro è anche molto affascinante. Però siccome io sono una che ama essere di buon umore, io non lavoro tanto su quello, sull'andare troppo in profondità, ma cerco di rubare dalla vita, no? Quindi se devo fare un cambio così, ho un database dove io in metropolitana ho osservato le signore di 80 anni, penso a mia nonna, penso a tutta una serie di cose e vado per imitazione. Quindi raccolgo dei dati e poi costruisco il personaggio. Però ecco, non vado mai poi troppo a sfrucugliare nel profondo, perché effettivamente poi pesa. Fa male? Sì, un po' fa male, quindi non mi va di andare troppo a scavare. Un po' di leggerezza anche ci sta sempre, capito? Così si vive bene. Sì, anche perché è un lavoro molto bello, molto privilegiato, quindi andare troppo, no, capito cosa intendo, no? Quel mood un po' sofferente non mi va. È un po' troppo. Per me sì. E il personaggio invece a cui sei più legata di tutta la tua carriera? Beh, sicuramente il primo film, Il Capitale Umano, che è il film appunto che è stato il mio esordio, dove Paolo Virzì, che è un regista fenomenale, mi ha scelta con il rischio, no? Sapendo che io non ero un'attrice, quindi pensa che coraggio che ha avuto. Quella è stata la primissima volta che io ho recitato, e quindi è stata la prima ragazza, Serena si chiamava il personaggio, è stata la prima ragazza che ho incontrato io in cui ho dovuto vestire i suoi panni, quindi anche una questione proprio di affetto e di ricordo. E perché ti definiscono un'attrice versatile? Riesci davvero ad immedesimarti bene in tutto? Allora, mi fa piacere intanto questa cosa, che non, insomma, sarebbe l'obiettivo degli attori, quello di cercare di essere il più versatili possibile. Ti devo dire, devo essere sempre per l'onestà di cui ti parlavo prima, che sì, ci sono delle cose in cui mi muovo facilmente, altre no. Quindi c'è ancora tanto da lavorare, sulla versatilità c'è ancora tanto da lavorare, però sicuramente sto ampliando il ventaglio, cioè da che facevo più o meno sempre la stessa cosa, adesso per esempio negli ultimi ruoli sto facendo la cattiva e mi sta divertendo tantissimo. Eh sì, perché poi sono esperienze sempre diverse che ti portano anche a conoscere magari lati di te diversi. È incredibile. E anche passare dal dramma alla commedia, anche quello è molto complesso, fare la commedia. Uno pensa sempre che il dramma sia più difficile, ma essere leggeri e far ridere è difficilissimo. È vero, difficilissimo. Immagino. E preferisci fare serie o film? Per tuo gusto personale, Cioè come progetto, sì, se fare come lunghe progetto. serie. Guarda, io che sono una compagnona, alla fine mi trovo bene nelle serie perché mi piace far squadra, mi piace fare la famiglia, e quindi i film ormai più di un mesetto o due non durano. Le serie, per esempio una serie che ormai giro da parecchio tempo, sono 8 mesi di riprese, e vedi per esempio per altri è il contrario, cioè altri dicono che pizza stare tutto quel tempo insieme, invece io sono contenta perché ti piace, ti trovi bene anche col la gruppo. mattina arrivare, avere tutte le persone di riferimento, quindi le serie. Però è un lavoro particolare che ti tiene anche spesso lontana da casa. Sì, infatti io in realtà sono milanese, la mia famiglia è tutta qua,
ma da 5 anni mi sono trasferita a Roma perché era diventato veramente complesso fare su e giù. Si può fare, infatti conosco tanti colleghi che appunto non vivono a Roma, però ti devo dire che l'ho fatto per tanti anni, su e giù, è un pochino impegnativo. Sì, e poi adesso a Roma, insomma, io ho incontrato questo mondo dei cavalli che mi ha completamente svoltato la vita, nel senso, non che ho cambiato stile di vita, anche un pochino ho cambiato stile di vita, mi ha svoltato perché io ho avuto la fortuna di incontrare cosa mi rende felice. E questa è una fortuna perché secondo me tante persone a volte non riescono in una vita intera a trovare cosa davvero li rende felici. E se lo perdono o si accontentano Oppure magari si accontentano di altre cose perché pensano che non la troveranno mai. Per me è stato un amore a prima vista. Devo dire che non è solo il mondo dei cavalli, in generale tutto ciò che riguarda la natura e gli animali su di me ha un effetto fortissimo, cioè mi mette il buon umore, mi calma, si azzerano i problemi, trovo la pace e la serenità. Guarda, sembra banale, ma non lo è. Fa la differenza. Fa completamente la differenza sulla qualità della tua vita, relativizzi i problemi. È vero. E quindi quando io ho incontrato anni fa per un film i cavalli, perché sennò io non avrei mai conosciuto questo mondo, ho trovato il mio posto nel mondo. Quindi quando io non sono impegnata per lavoro o in giro per altre cose, io sto in maneggio in campagna con i cavalli e poi... vabbè, io ho adottato cani, gatti, maiali, volatili, di tutto, però io lì sono felice. Bello. E quindi Roma, siccome sono tutti a Roma, questa famiglia animale è tutta a Roma, mi sono spostata lì principalmente anche per loro, oltre che per il lavoro. Conciliare però la vita privata con la distanza per il lavoro da casa ti pesa o riesci a trovare un po' un equilibrio? Ormai ci sarai abituata. Sì, va un po' a momenti. Allora, i primi tempi hai l'eccitazione dello spostarti, no? Che quindi dà adrenalina. Poi arriva una fase invece un pochino dove sei un po' appesantito dal vivere con la valigia e continuare a fare su e giù e non avere poi un tuo posto fisso, perché a un certo punto diventi nomade. Certo. E poi arrivi, secondo me io adesso sono in una fase anche di maturità in cui ho capito che mi piace stare nel mio posto del cuore e quindi ok viaggiare, ok lavorare, tutto quanto, ma se posso scegliere mi piace star lì. Quindi, sai che torni sempre lì. Sì, mi piace tornare sempre lì. Sì. E tra prima lo studio e poi il lavoro hai cambiato tante città, ti sei spostata tante volte? Guarda, in realtà no, cioè nel senso il fatto è stato sempre Milano-Roma. Ok. Però tu devi contare che ogni progetto può essere in una città diversa. Quindi mi è capitato per anni di stare 3 mesi a Ferrara, Ok. 3 mesi a Napoli, 3 mesi in Sicilia, 3 mesi in Valle d'Aosta. Solo che sembrano, poi questi mesi li vivi come se fossero un anno, perché sì. sono molto intensi. Quindi è un po' come se avessi vissuto per anni in queste città. In realtà erano solo mesi, ma con quell'intensità lì sembravano anni. Però sempre in Italia, non mi sono mai spostata fuori. Mai all'estero? No. E ti piacerebbe fare un'esperienza all'estero? Allora, ci ho sempre pensato. Sicuramente c'è il limite della lingua che per lavorare all'estero, insomma, devi essere praticamente madrelingua e secondo me io non sono abbastanza, non ho il livello giusto. Ok. Ma se mai dovesse succedere in futuro, un'esperienza la farei volentieri. Però poi vorrei tornare dai miei animali. Certo. Quindi è come se da una parte... È sempre una cosa temporanea, si fa l'esperienza sì, ma si torna. Sì, esatto. E progetti in corso o futuri di cui ci puoi parlare? C'è qualcosa che ci puoi raccontare? Allora, guarda, come ti ho detto prima, adesso da Natale sono impegnata su 2 serie. Una proprio per Rai, una invece su un'altra piattaforma. Una è un progetto che già siamo alla 4ª stagione, se non sbaglio, e io entro in corsa con un personaggio nuovo, antagonista. A scombussolare i piani. A scombussolare i piani e mi sta divertendo tantissimo. E l'altro è un progetto invece completamente nuovo ed è un thriller. Che sono i film che io amo, sono le storie che io amo di più. Thriller giallo, anche un po' action. È il primo quindi thriller che fai? Sì, Ok. Così thriller sì, nel senso che
questi 8 episodi, in questi 8 episodi ci sono tutta una serie di omicidi che vanno scoperti, Ok. e solo alla fine si scoprirà chi è il serial killer, che è quello che proprio che io da spettatrice guardo solo queste cose. Anch'io guardo molto questo genere. Sì, io adoro proprio, e quindi è tutto nuovo ed è sempre bello iniziare un progetto nuovo, perché nei progetti già in corsa hai la garanzia. Nei progetti nuovi c'è un pochino più di adrenalina, perché sai che stai partendo con una cosa che funzionerà o non funzionerà. Sì. Posso dire che in questo secondo progetto sono di nuovo con Pierpaolo Spollon, che è un mio collega super interista come me. Lo sappiamo. Esattamente, ed è già la terza volta che siamo insieme, non capisco perché continuino, visto che poi facciamo casino quando siamo Tra l'altro insieme. lui è stato da Andrea Lo so, da Ranocchia. nel parallelo Sì, del nostro podcast. e loro hanno parlato di me, quindi noi adesso Perfetto. parliamo di lui, e salutiamo sia Andrea Tutti che salutiamo. esatto, ci siamo incontrati l'altra sera alla cena della Lega Calcio con Andrea, e noi e sono felicissima perché noi ci guardiamo le partite insieme quando siamo sul set e non possiamo andare allo stadio. Almeno altro. hai una spalla che ti Ho la appoggia spalla, su questo. la mattina al trucco, quando arriviamo alle 5 del mattino completamente rimbambiti, parliamo solo di Inter, e quindi sono felicissima. Perfetto. Sì. Vabbè, intanto in bocca al lupo per questi nuovi progetti. Grazie, no, sono molto contenta e sono cattiva soprattutto. Perfetto. Ci tengo Allora, a dirlo perché scopriremo anche questo lato questo di te. lato, vediamo se funziona, sì. Abbiamo detto prima che il diventare attrice, il provare a fare l'attrice è capitato per caso. Sì. Ma se non avessi fatto l'attrice, Sì. qual era il tuo piano? Cosa ti sarebbe piaciuto fare? Allora, io mi ero iscritta. Allora, il mio sogno sarebbe stato diventare un medico, Ok. chirurgo in neurologia. Io volevo fare neurochirurgia, io volevo Ok. proprio aprire le teste. Questo fin da piccolina. Ho fatto il test di medicina dopo il liceo e non l'ho passato. Ok. Invece che rinsistere gli anni dopo, visto che poi sono carriere universitarie molto lunghe, ho pensato, ho detto va bene, non è evidentemente quello che devo fare. Peccato, perché poi a un certo punto i test li hanno tolti, quindi mi sono iscritta a filosofia, che è la mia altra grande passione, e a quel punto, visto che il cervello era la mia ciò che mi appassionava di più, ho fatto la triennale semplice, poi avrei voluto fare neuroscienze, no? Filosofia della scienza, epistemologia delle scienze umane, cioè arrivare a studiare il cervello attraverso un'altra disciplina. Ok. E magari poi lavorare, appunto, come ti ho detto, anche nel campo delle risorse umane, del life coaching, eccetera eccetera. Però poi appunto sono inciampata in questo lavoro per una serie anche di dinamiche della vita un po' complesse. Era giusto che io in quel momento iniziassi a lavorare, dovevo iniziare a darmi da fare, e quindi questo mi ha portato Hai preso poi... l'occasione? Ho preso l'occasione, ma mi iscriverei subito alla specialistica per rimettermi a studiare quelle cose. Tempo permettendo. Sì, ora non Perché ora sarebbe, non è sarebbe un po' fattibile. complesso, sì. Altra passione, ci hai detto prima i cavalli. Sì. Chi ti ha trasmesso la passione per l'equitazione? O è nata un po' anche questa per caso? Allora, no, c'è una persona che mi ha trasmesso questa cosa, che è il regista Giovanni Veronesi. Giovanni mi ha preso per questo film che era ambientato nel 1600, parlava dei Tre Moschettieri, e io dovevo fare un'ancella che prendeva il cavallo e andava a portare messaggi da una parte e dall'altra della barricata. Primo incontro con i cavalli sul set, mi hanno detto guarda, abbiamo un mese di tempo, se riesci, insomma, almeno imparare le prime 3 andature, passo, trotto, galoppo. Come io ho iniziato a fare lezione, ho sentito subito quella felicità, quell'euforia, ho detto, oddio, i cavalli. Ti si è aperto un mondo. Sì, mi si è aperto un mondo. È andata a finire che oltre alle 3 andature ho imparato a fare anche le cadute degli stuntman, perché poi, come sai, chi ama lo sport ci si vuole mettere a fare le cose. E vuole fare tutto al 100%. Vuole fare tutto al 100%. Dopo quel film... Giovanni Veronesi è un grande appassionato di cavalli, lui ha una tenuta bellissima in Toscana coi cavalli e soprattutto proprio mi ha trasmesso questo amore che non era dovuto nel film, Sì, però, sì, però ha è capito, nata. sì, e ha trovato in me una complice in questa cosa, cioè noi siamo malati, parliamo solo di cavalli. E da lì basta, da lì quando è finito il film non c'erano più i cavalli, ho detto oddio, c'è un vuoto enorme, ho iniziato a frequentare maneggi, cascine, finché poi ho iniziato un mio percorso con miei cavalli e oggi faccio principalmente passeggiate. Ok. Mi piace il mondo del trekking, mi piace andare a recuperare i vitelli che sono scappati dal terreno e riportarli dalle mamme, mi piace fare questa cosa per stare il più possibile in mezzo alla natura.
Il salto ostacoli è una disciplina che mi piace tantissimo. Avevo iniziato ad allenarmi per prendere il primo grado, ma sono caduta e ho rotto il perone. E non posso cadere quando sono quando giro, non posso cadere, quindi devo anche dosare questa cosa, perché rimane comunque uno sport con dei rischi. Ma anche se non posso montare, io coi cavalli ci sto bene, anche diciamo solo senza far occuparmene. niente. Sì, io a volte passo ore in mezzo ai branchi di cavalli liberi a osservare i loro comportamenti. Che Cioè, bello. sì, è molto riposante. Sì. Quindi quando hai del tempo libero è la tua priorità. È la mia priorità assoluta. Cioè la mia macchina fa vomitare. Se tu c'è un odore di stalla, perché poi io ormai ho tutto il mondo della campagna è diventato, quindi io vado a fare il fieno, vado a fare le olive per l'olio. Quindi no, te lo dico della macchina perché chi sale sulla mia macchina dice sempre che profumino! Ci si catapulta subito, no, in questa stalla, però a me piace così. Vabbè, tutto sporco di deve stalla. far star bene te, quindi. Io sto da Dio con l'odore dei cavalli addosso, sì. Hai praticato altri sport oltre Sì. all'equitazione? Io arrivo dal nuoto sincronizzato agonistico, ho fatto anni proprio belli intensi, con proprio allenamenti tutti i giorni, ritiri collegiali, campionati italiani, mi manca da morire. Immagino. Quando fai un qualcosa, anch'io ho giocato 17 anni Lo so. nell'Inter, quando smetti No, ti no. cambia completamente la vita. E come sai, quando hai vissuto in una squadra, poi uscire è tosta. La condivisione, il condividere sia nel bene che nel male, Sì, sai sì, che non tutto, sei mai da sola. tutto. Dormire insieme, viaggiare insieme, il pullman insieme. Sono tante cose. E in generale conduci uno stile di vita sano, cioè ti piace stare attenta anche all'alimentazione? Allora, mi piacerebbe. Tasto dolente? No, nel senso che, allora, io purtroppo, o per fortuna, fin da piccolissima sono una buona forchetta, così come tutti i miei fratelli. Sono molto golosa e soprattutto c'è un problema proprio di quantità. Ok. Noi mangiamo tanto. Questo fino a una certa età può andare bene, adesso che ho 36 anni è un pochino più complesso, quindi io so come mangiare bene e ho uno stile di vita sano perché non fumo, bevo poco. Sul cibo si potrebbe fare meglio, solo che è un piacere a cui non Vabbè, riesco a però rinunciare. anch'io dico così, è un piacere finché lo si fa esagerando magari una volta ogni tanto, ma è una cosa che fa star bene, Troppo. perché evitare? Ci sono talmente tante cose buone. Esatto, quindi poi appunto ti dico, non fumo, Ma certo. bevo poco, almeno il cibo. Fai parte di una famiglia numerosa, siete in 4, tu sei la seconda. Che rapporto hai con loro? Condividi con tutti la passione per l'Inter? Sì. Questa è una fortuna. Sì, siamo molto uniti su questo. C'è il mio terzo fratello, Francesco, che insomma noi due siamo particolarmente complici su questa cosa e ci facciamo spesso tante trasferte insieme, ma banalmente anche solo perché muoversi in 4 è un po' più complicato. Certo. Però, quindi diciamo con lui siamo proprio compagni in questa cosa e abbiamo anche lo stesso modo di esultare, di soffrire, però veramente è una cosa che riguarda tutti e 4. Bello, e poi c'è questa bello mamma condividere. juventina che Un po' fuori dai Non vostri si capisce. festeggiamenti ultimamente. Esatto. Ti faccio l'ultima domanda. Sì. Che consiglio daresti ad una ragazza che vuole intraprendere la strada della recitazione? Allora, ok, ci sono tante cose da dire. Io ho fatto sicuramente un percorso non canonico, perché come ti ho detto non era il mio sogno, quindi non ho fatto le scuole di recitazione, e dico fate una scuola di recitazione, perché gli strumenti che vi danno sono fondamentali. Che sia una scuola di teatro, che sia il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, che è un'ottima scuola, che siano anche dei corsi privati, però insomma studiate perché quello serve. Per quanto riguarda poi, questa è la parte tecnica, poi io consiglio sempre di avere un certo tipo di predisposizione. Intanto molta umiltà. Quella è la base in tutto. Molta umiltà, grande ascolto, quindi rubate con gli occhi, con le orecchie, rubate dalla realtà e poi abbiate il coraggio di trasformarvi, anche se a volte la parte richiede una trasformazione in negativo, quindi magari il personaggio che mi viene assegnato non tende a valorizzarmi, non importa, cioè quello che è il nostro lavoro non è apparire sempre al top, noi dobbiamo anche mostrare altri lati, mostrarci deboli, mostrarci brutti, mostrarci in difficoltà, mostrarci sfigati,
Cioè, bisogna avere il coraggio di farlo, perché sono tutti racconti dell'essere umano con cui gli altri devono empatizzare. Quindi questo dico, cercate di mettervi in una predisposizione tale per cui di essere felici di interpretare quello che capita, senza paura del personaggio che vi possa capitare. E quindi questo, avere un'elasticità, ecco, avere un'elasticità. Grazie mille. No, grazie a te. Grazie per essere stata qua, io ti seguo sempre, sono Lo una so, tua anch'io, fan come attrice, quindi anch'io ti seguo sempre per me è sui un onore social. che tu sia stata qua. Grazie. Per me. Chiudiamo con Forza Inter, perché quella è la Amala, base. amala, È la base sempre. Forza Inter. Grazie mille. Grazie Regi, grazie mille. Vai. Ok, grazie mille. Grazie ancora, ragazzi. Buon pranzo allora. Spero di tornare presto anche senza motivo, così, giusto per salutarvi.